Ormai ci stiamo facendo l'abitudine a stupirci con Renault, perché dopo il rilancio avvenuto nel 2012 con la Clio, la casa francese ha continuato a sfornare un modello più bello dell'altro, e ce lo dite sempre nei commenti. Dopo una generazione di modelli un po' discutibili, almeno dal punto di vista del design, Renault sta veramente facendo delle belle macchine che piacciono molto, e i numeri di vendita danno ragione al grande capo del design Laurens van den Acker, perché il suo stile convince veramente tanti appassionati. E qui a Parigi arriva un'altra novità targata Renault, che è la nuova Koleos, cioè il grande SUV di grandi dimensioni, 4,67 metri, che sostituisce la precedente generazione. Anche qui avevamo una automobile che non convinceva molto dal punto di vista del design, era molto goffa. Ora invece, con la cura di Laurens van den Acker, abbiamo un'auto completamente differente, che eredita il suo stile dagli ultimi modelli top di gamma della Régie, quindi da Talisman e da Espace. Quindi con questa firma luminosa qui davanti, full LED, ovviamente i francesi lo scrivono sempre perché ci tengono, con questo baffo che si protende nella carrozzeria, subito riconoscibili anche di notte queste Renault molto originali, la grande losanga cromata al centro, da cui poi partono tutte le linee di forza della vettura. I cerchi in lega, abbiamo detto 4,67 metri di lunghezza, cerchi in lega importanti, sono da 18 pollici, abbastanza rifiniti, e qui siamo poi in compagnia della versione Initial Paris, cioè della nuova linea top di gamma di Renault, che insomma un po' ambisce anche al mondo premium. Vediamo grandi superfici vetrate oscurate, un po' VIP, con cornici cromate, cromature un po' dappertutto. Andiamo a vedere come è fatto dietro, perché questo è veramente un macchinone. La nuova Koleos anche qui riprende con forza il family feeling della Renault, delle ultime Renault, a partire da Talisman e Mégane. Anche qui firma luminosa importante, molto originale, con questo baffo luminoso anche qui che si protende, allarga tutta la superficie della vettura in larghezza. E qui troviamo già un primo dettaglio però, 4-wheel drive, perché è vero che la nuova Koleos, che per la cronaca è stata presentata ad aprile in Cina, perché è un mercato molto importante quello cinese per i SUV di queste dimensioni, viene costruita sulla stessa piattaforma di Espace e Talisman, la CMF, la piattaforma modulare del gruppo Renault-Nissan, è la stessa della Qashqai, per intenderci, una piattaforma modulare che permette di avere veicoli molto diversi tra loro, ma a differenza di Talisman e Espace, qui abbiamo una vera trazione integrale e angoli d'attacco interessanti anche per affrontare strade un po' lontane dall'asfalto. Mi sembra 213 mm di altezza libera da terra davanti. Vediamo però com'è fatta dentro. Dobbiamo dire che questa Koleos è decisamente molto più bella di quella vecchia, che era alquanto discutibile, ma in generale ha tutto un sapore di già visto, perché il design, come ho cercato di spiegarvi, di farvi vedere, riprende proprio molto fedelmente quello degli ultimi modelli Renault, e lo vediamo tantissimo anche all'interno. Anche qui c'è quel senso di già visto, perché tutto l'abitacolo si sviluppa proprio come quello per esempio della Mégane o dell'Espace. Al centro abbiamo il grande display verticale da 7 pollici o da 8,7 pollici, come in questo caso la versione top di gamma, che nasconde il sistema multimediale R-Link 2, ne abbiamo già parlato tante volte, molto completo, con servizi di connessione a internet interessanti come Coyote per gli autovelox. Forse un po' macchinoso, un po' lento nel rispondere ai comandi del touch, però è bello, è bella la scelta di averlo messo in verticale, perché si rivoluziona un po' tutta la plancia, una soluzione che abbiamo visto anche sulle Volvo di ultima generazione. Alcuni di voi se ne sono accorti, qualcuno ha detto anche che hanno copiato, ma in realtà vedremo sempre più schermi, secondo me, posizionati in verticale in futuro. E poi quindi bocchette di ventilazione laterali per dare un po' l'aria del SUV sportivo, questi maniglioni per tenersi qua, volante identico a Mégane, Espace, Talisman, e anche la strumentazione tripartita interamente digitale personalizzabile con il tasto del multisense, che permette di variare appunto il carattere della vettura e anche l'estetica, e le luci di cortesia interne qua sono blu per esempio. Abbiamo cambio automatico X-Tronic, ci sarà anche il manuale, e abbiamo detto sulle versioni top la trazione integrale. Rimane però, anche se siamo su un SUV, tutto il comfort che ha reso famosi i francesi del mondo, e lo vediamo benissimo con questo sedile, sembra praticamente quello di un Espace, anche se siamo su un SUV. Guardate quanto è spesso, è una vera poltronona, potrei dire, con questo super poggiatesta molto
personalizzabile per garantire grandi comfort anche nei viaggi lunghi. Ma andiamo dietro un po' a vedere quanto spazio c'è, perché abbiamo detto tantissimo spazio davanti con questi super sedili, e vediamo dietro. Beh, insomma, con una lunghezza simile è difficile non aspettarsi una buona abitabilità. Fuori abbiamo questo design abbastanza a scatolotto, quindi il tetto non va giù in maniera spiovente, ho abbastanza spazio per la testa e lo spazio per le gambe non è male. Qui il sedile è tutto tirato indietro al massimo, come se ci fosse su veramente uno spilungone, e io ho ancora spazio per le gambe. Se siete una persona normale invece ce n'è tanto, bocchette di ventilazione, prese USB 12 volt, insomma fatta bene anche dietro. Questa Coleos, anche qui pelle di buona qualità, materiali dentro come tutti quelli delle ultime Renault, belli, anche le plastiche sono spesso morbide, soft touch, belle da toccare, anche qui dietro la plastica dura è solo qui in basso, non male. Bagagliaio, non l'abbiamo fatto vedere prima, ma ecco qui un curioso ce lo sta già aprendo. È elettroattuato, ovviamente come vuole la moda del momento, soglia di carico un po' alta, ma è abbastanza ampio direi, anche se ci sono i passaruota un po' a vista, ma mi sembra abbastanza capiente, mi sembra che siamo oltre i 400 litri di capacità. C'è chi fa meglio, però insomma niente male. Per quanto riguarda i motori, non sappiamo ancora informazioni ufficiali perché arriverà a metà dell'anno prossimo il Coleos, e per ora è stato presentato, vi dicevo, solo in Cina. Qui a Parigi è una specie di anteprima, e ci hanno detto che c'è un po' di riservatezza ancora sui motori. Io però prima ho aperto il cofano e c'è scritto 2000 DCI, quindi deduco sagacemente che il Coleos arriverà con il motore diesel 2000 con potenze fino a 175 cavalli, ma ci sarà anche un misterioso, tra virgolette, motore da 130, e questo mi lascia intendere che potrebbe esserci il 1600 anche, quindi il più piccolino da 130 cavalli, quindi una gamma abbastanza articolata. Ci vediamo a metà dell'anno prossimo, lo guideremo e vi diremo come va.